Lascio la parola a Giorgio Barone, prego. Mi sentite? Sì, prego, prego. Perfetto, grazie. Sarò velocissimo e vi Grazie. ringrazio per lo spazio che mi date e veramente occuperò un paio di minuti fermo restando la Sì, a disponibilità lei. su questo argomento. Allora, sport. Ci troviamo nella condizione che lo sport viene percepito, no, come esperienza positiva dall'85% dei bambini e relativamente dalle stesse famiglie. Ci siamo posti il problema attraverso un'indagine che è stata fatta negli ultimi 2 o 3 anni. Stiamo parlando di approcci all'interno dei comitati olimpici o delle federazioni medico-sportive, quindi è questo il contesto nel quale io opero da tanti anni e metto a disposizione questo, e abbiamo fatto delle ricerche, ovviamente utilizzando dei finanziamenti della Comunità Europea o di altre entità dove hanno partecipato i vari comitati olimpici attraverso le proprie organizzazioni distribuite in tutto il mondo. Sto parlando di Austria, Belgio, Germania, Romania, Spagna, Turchia, USA, Italia, Australia, quindi molto, molto significanti, dal quale è emerso che l'85% dei bambini e delle famiglie sono contenti dei risultati educativi sugli aspetti trasferiti dallo sport e dall'attività ludico-motoria sui bambini, capaci anche eventualmente in certi contesti di trattare o di iniziare il trattamento di certe patologie. Ovviamente, quando siamo andati a ricercare le variabili, sono emerse delle cose che anche da parte nostra sono rimaste completamente, ci hanno fatto basire. E vi do i dati che stiamo preparando per pubblicare in questi giorni. Quindi stiamo parlando di 65% di violenza psicologica sui bambini, farli diventare campioni, fargli fare le cose in un certo modo per generare attenzione sulla palestra piuttosto che generare attenzione sull'allenatore o di altro tipo. C'è un 56,5% di bullismo fra i ragazzi, eccetera, che non viene assolutamente contrastato. Maltrattamenti di vario tipo, di esclusione, ma quando parliamo di aspetti sessuali, e questi sono dati che stiamo parlando di oltre 20.000 indagini fatte e tutte validate dal punto di vista statistico, stiamo parlando dal 38 al 32% di abusi con contatto o senza contatto, quindi con il minore, che aumentano al 35% quando io ho dei minori disabili. E è proprio per questo che sono nate IAF, che è la Federazione Mondiale dell'Atletica, ad aprile di quest'anno, e l'Australia e gli Stati Uniti che stanno uscendo, delle nuove regole per tutte le associazioni sportive che ospitano bambini, e quindi ci saranno delle ispezioni per poter assicurare un minimo di standard atto a prevenire questa dimensione che effettivamente, se noi pensiamo a tutti i ragazzi e a tutti i bambini che per noi diventano adulti a 16 anni, quindi abbiamo già tolto dai 16 ai 18 perché sono già atleti, ecco, voi vedete quanto è grande questo problema e quanto è importante affrontarlo. Io non posso darvi, diciamo, tutte le delucidazioni e tutte le tecnicità che voi state vivendo. Io vi posso solamente portare che quelli che ci mandate nello sport, ragionevolmente, attorno al 35%, saranno toccati o dall'allenatore o dal massaggiatore o da qualche altro soggetto che tenterà di entrare in contatto con questi bambini, e quindi dobbiamo fare. Cosa sta succedendo in questi giorni? In questi giorni stiamo preparando, quindi, le linee guida e un elenco di soggetti
che rispetteranno certe regole, quindi con delle sorveglianze che nascono in ambito sportivo per far entrare le buone prassi. Tenete presente che l'esperienza fatta, che è iniziata circa 10 anni fa, con le segnalazioni anonime fatte per l'uso di sostanze vietate, quindi sto parlando di antidoping, Tribunale Nazionale Antidoping, eccetera, non stanno dando il risultato voluto. Quindi c'è un'attività di investigazione, c'è un'attività di formazione, c'è un'attività di preparazione dei medici e di attività di controlli a sorpresa, eccetera, però credetemi, è un percorso anche per noi molto, molto, molto difficile, in quanto poi non abbiamo il collegamento come i colleghi, eccetera, con la giustizia, perché da noi la giustizia è solamente giustizia sportiva e quindi non c'è la cultura della denuncia. Io con questo mi fermo per lasciare spazio a tutti gli altri, però era giusto per confermare che questo percorso che voi state portando avanti è confermato e tutti questi documenti, qualora ne aveste necessità, sono pubblici e possiamo farli avere sia all'associazione che ai singoli professionisti. Grazie. Grazie a te Giorgio. Sottolineo solo che c'è cioè lui lavora in ambito CONI, hanno una struttura agonistica che, tornando al certificato antipedofilia, ha l'obbligo dal, se non ricordo male, gennaio 2023 di esibizione, ma hanno anche loro purtroppo la parte del volontariato, no? Perché c'è anche una parte Assolutamente. volontaria e anche lì, cioè poi il problema, diciamo, riemerge, ritorna, giusto Giorgio? Assolutamente, pensate solamente ai grandi eventi, ai Giri d'Italia piuttosto che alle maratone, piuttosto che in tutte queste dove le famiglie e il volontariato è, compreso i servizi sanitari presenti di emergenza sul campo, sono coinvolti.